Lezione 1. Piani per le vacanze per il fine settimana. Va bene Anna, volevo parlare con te del nostro prossimo weekend. Sono così eccitato, sei pronto per qualche giorno di relax? Assolutamente, John. Faccio il conto alla rovescia dei giorni. Questo viaggio è esattamente ciò di cui entrambi abbiamo bisogno per rilassarci. Cosa hai pianificato? Beh, ho pensato che potremmo iniziare facendo il check-in in quel piccolo e caratteristico B&B che abbiamo prenotato. Ho sentito che fanno delle colazioni fatte in casa fantastiche. Oh sì, non vedo l'ora di assaggiare quei deliziosi piatti fatti in casa. Niente più cereali affrettati o caffè da asporto mentre sei in giro. Esatto, ci concederemo e assaporeremo ogni boccone. Poi pensavo che potremmo esplorare i sentieri escursionistici vicini, ammirare le viste panoramiche. Perfetto. Qualche esercizio leggero per stimolare l'appetito. E dopo, possiamo concederci un buon pranzo nell'incantevole piazza del paese. Sicuramente, ho sentito che c'è questo adorabile caffè con un patio esterno che si affaccia sulla città. Sembra il posto ideale per osservare la gente. Sorseggiare un caffè e osservare un po' la gente. Questa è la mia idea del perfetto pomeriggio di relax. Lo stesso qui. E la sera, ho pensato che potremmo semplicemente rilassarci al B&B, magari leggere un libro davanti al caminetto o giocare a qualche gioco da tavolo. O giochi da tavolo, ci sto. Un po' di competizione amichevole è il modo perfetto per concludere ogni giornata. A patto che tu sia pronto a perdere, ovviamente. Oh, ci sei. Sto esercitando le mie abilità di Monopoli. Preparati a farti togliere i calzini. Ah, lo vedremo. Sto portando il mio A-game. Devo ammetterlo, non vedo l'ora di passare del tempo di qualità con te. Anch'io, questa è la parte migliore. Niente distrazioni, niente orari, solo per riconnetterci e goderci la reciproca compagnia. Assolutamente. Questo fine settimana è tutto dedicato a lasciarsi alle spalle lo stress della vita quotidiana e concentrarsi su ciò che conta davvero. Non potrei essere più d'accordo. Sento già che la tensione si scioglie solo a pensarci. Questa sarà la vacanza perfetta. Non ho dubbi al riguardo. Torneremo riposati e ricaricati, pronti per affrontare la settimana a venire. Sicuramente. Bene, mi assicurerò che abbiamo tutto pronto e pronto per partire. Questo fine settimana sarà fantastico. Lezione 2. Una bizzarra avventura in città. Ehi Anna, hai sentito della folle parata che si svolge in centro oggi? Avranno animali giganti in mongolfiera e una band mariachi dal vivo. Assolutamente no, davvero? Sembra così divertente. Mi piacerebbe dare un'occhiata. Hai intenzione di andare? Assolutamente. Sono così emozionata. Sarà un'ottima occasione per uscire di casa e provare qualcosa di nuovo. Che ne dici se ne dedichiamo una giornata? Ci sto. Possiamo prendere dei tacos da strada ed esplorare tutti i negozietti eccentrici e i food truck. Scommetto che troveremo tesori unici di ogni genere. Sembra un piano. Sarà un'avventura per i libri. Non vedo l'ora di vedere che genere di costumi e spettacoli stravaganti hanno in programma. Nemmeno io. Chissà, magari saremo anche coinvolti nella parata e diventeremo parte dello spettacolo. Sarebbe l'esperienza definitiva.
Ah, sono pronto se lo sei. Questa è la nostra occasione per far risplendere i tipi strani che sono in noi. Abbracciamo la follia e creiamo dei ricordi indimenticabili. Assolutamente. Sono così felice che lo stiamo facendo insieme. Sarà una giornata piena di risate, buon cibo e delizie inaspettate. Non riesco a pensare a un modo migliore per trascorrere un sabato. Nemmeno io. Va bene, facciamolo. È ora di indossare i cappelli da festa e prepararsi per il giorno più divertente di sempre. Lezione 3. Un giorno nella vita di uno studente universitario. Buongiorno. Ho sentito che ti sei iscritto a quel corso elettivo di scrittura creativa. Come va finora? È stato fantastico, John. Il professore è così appassionato e gli incarichi mi spingono davvero a pensare fuori dagli schemi. Questo è fantastico. Scommetto che stai inventando delle storie e delle poesie davvero uniche. Sono un po' geloso, ad essere onesti. Dovresti considerare di prenderlo anche tu. La lezione è sicuramente un rinfrescante cambio di ritmo rispetto al nostro normale carico di corsi. Forse lo farò. Sarebbe bello mostrare un po' di più i miei muscoli creativi. Tra tutte le lezioni e i laboratori, a volte mi sembra di vivere in un libro di testo. Lo capisco perfettamente. È bello avere uno sfogo per rilassarsi ed esplorare i propri interessi. Inoltre, i crediti opzionali potrebbero tornare utili. Vero, vero. Va bene, mi hai convinto. Vado a vedere se riesco a inserirlo nella mia agenda per il prossimo semestre. Sì, fallo. Ho la sensazione che ti sorprenderai di quanto ti piacerà. Non c'è niente di meglio dell'emozione di dare vita alle tue idee sulla pagina. Non vedo l'ora. Chissà, magari finiremo nella stessa classe. Ciò lo renderebbe ancora più divertente. Oh, sarebbe fantastico. Potremmo scambiarci idee e fornire feedback. Porterebbe davvero la nostra scrittura al livello successivo. Sicuramente. Questo è esattamente il tipo di cosa di cui ho bisogno per aiutare a rompere la monotonia delle lezioni e degli esami. Grazie per la raccomandazione. Quando vuoi, John. Sono sempre felice di condividere le cose che mi appassionano. Sarà un'esperienza fantastica, lo so e basta. Sono sicuro che lo sarà. Va bene, vado alla prossima lezione, ma dovremo pranzare e puoi dirmi di più su questa scelta di scrittura. Lezione 4. Prepararsi per i grandi spazi aperti. Ehi! Ho in programma una grande gita in campeggio questo fine settimana e devo prendere dell'attrezzatura nuova. Hai qualche consiglio? Sicuramente, John. Sono un appassionato escursionista, quindi so un paio di cose sulle migliori attrezzature per attività all'aperto. Che tipo di roba stai cercando? Beh, ho bisogno di scarpe da trekking robuste, uno zaino di qualità e forse qualche altro elemento essenziale. Voglio assicurarmi di essere completamente preparato per i sentieri. Ok, fammi pensare. Per gli stivali, consiglierei qualcosa con una buona trazione e supporto per la caviglia. La linea Merrell Mob è sempre una scelta affidabile. Merrell, eh? Dovrò dare un'occhiata a quelli. E che mi dici degli zaini? Quali sono i marchi su cui giuri? Osprey produce alcuni degli zaini più comodi e resistenti sul mercato.
Il loro Atmos AG65 è perfetto per lunghe escursioni e gite in campeggio. Fantastico, lo terrò sicuramente d'occhio. Posso aggiungere altro alla mia lista della spesa? HMM. Vediamo. Una buona lampada frontale o torcia elettrica è fondamentale per la visibilità notturna. E non dimenticate un sistema di filtraggio dell'acqua per rimanere idratati durante i sentieri. Oh sì, ottima scelta. Sicuramente non voglio rimanere senza acqua. E una lampada frontale sarebbe molto utile per accamparsi dopo il tramonto. Esattamente. Oh, e potresti voler prendere anche un multiutensile. Non si sa mai quando potrebbe essere necessario eseguire delle riparazioni al volo. Utensile multiuso, capito. Tutto questo è davvero utile. Sento che ora sarò completamente preparato per questo viaggio. Sono lieto di poterti dare qualche consiglio utile. L'attrezzatura per attività all'aperto può essere un po' impegnativa, ma avere l'attrezzatura giusta fa la differenza. Senza dubbio. Mi sento molto più sicuro di poter ottenere tutto ciò di cui ho bisogno. Ora devo solo trovare i posti migliori per fare acquisti per tutta questa roba. Beh, sei fortunato. C'è un fantastico allestitore all'aperto a pochi isolati dal campus. Hanno una vasta selezione e uno staff davvero competente. Perfetto, è esattamente quello che speravo. Va bene, ci andrò dopo la prossima lezione. Grazie per i consigli. Lezione 5. Esplorando il melting pot culinario. Ehi, ho sentito che sei appena tornato da quel festival gastronomico internazionale in centro. Com'è andata? Oh, è stato fantastico, John. I sapori e gli aromi di tutto il mondo erano semplicemente strabilianti. Davvero? Cavolo, mi dispiace di essermela persa. Quali sono stati alcuni dei piatti eccezionali che hai provato? Beh, vediamo. Ho iniziato con questo incredibile pad thai da una bancarella di cibo thailandese. I noodles erano cotti alla perfezione e la salsa aveva il giusto equilibrio tra dolce e aspro. Pad Thai, eh? Sembra proprio la mia strada. Cos'altro hai assaggiato? Dopodiché, sono andato nella sezione latinoamericana e ho mangiato questa strabiliante empanada di manzo. La crosta friabile e il ripieno salato erano incredibili. Empanadas, belle. Adoro quanto sia variegata la scena gastronomica di questi tempi. Qualcos'altro che consiglieresti? Assolutamente. Ho provato anche questo autentico pollo tikka masala del padiglione indiano. Le spezie erano così vivaci e la carne così tenera. Taika masala, ottima scelta. Mi viene fame solo a pensare a tutto questo. Ah, non ti biasimo. Il festival è stato davvero un'avventura culinaria. Vorrei che tu fossi stato lì per provarlo con me. Anch'io, ma mi assicurerò sicuramente di segnare il mio calendario per il prossimo anno. Nel frattempo, magari puoi darmi uno scoop sui migliori ristoranti internazionali della città. Ce l'hai fatta! C'è questo fantastico locale etiope in centro che serve il più delizioso pane injera e speziati stufati di lenticchie. Etiope, eh? Non credo di averlo mai provato prima. Sembra intrigante. È una cucina davvero unica, ma così saporita.
E c'è questo locale messicano a conduzione familiare che prepara i tacos al pastor più autentici che tu abbia mai mangiato. Tutti i tacos pastor, gnam. Bene, mi hai ufficialmente fatto venire voglia di un tour gastronomico globale. Devo iniziare a pianificare alcune mie avventure culinarie. Sono felice di condividere altri consigli in qualsiasi momento. John, fammi sapere che tipo di sapori hai voglia e ti indicherò la giusta direzione. Lo farò, grazie Anna. Questo mi ha spinto ad ampliare il mio palato e sperimentare nuove cucine. Lezione 6. Superare le barriere linguistiche. Buongiorno. Ho sentito che stai aiutando il tuo nuovo collega Steve a sentirsi più a suo agio con il suo inglese. Come sta andando? È stata una vera esperienza di apprendimento, John. Quando Steve ha iniziato, aveva davvero problemi con la lingua. Oh sì? Che tipo di sfide stava affrontando esattamente? Beh, ha detto che la parte più difficile era trovare la fiducia necessaria per iniziare le conversazioni. Era così preoccupato di commettere errori. Immagino che debba essere stata dura. Imparare una nuova lingua da adulti non è un'impresa facile. Totalmente. Ma gli ho detto che l'unico modo per migliorare davvero è immergersi e iniziare a parlare, anche se a volte sbagli. Consigli intelligenti. Ha iniziato ad aprirsi di più dopo averlo capito? Sicuramente. Quando ha visto che il resto di noi era felice di chiarire le cose e risolvere eventuali malintesi, ha iniziato davvero a uscire dal suo guscio. È bello sentirlo. Che tipo di tecniche hai usato per aiutarlo a fare pratica? Ho cercato di renderlo il più colloquiale e informale possibile. Parleremo dei nostri weekend, ci scambieremo consigli musicali, cose del genere. Ah, mantenendolo leggero e naturale. Questo ha molto senso. Ha fatto buoni progressi finora? Assolutamente. La sua comprensione è molto migliore ed è molto più sicuro di sé nell'esprimersi. È stato davvero gratificante vederlo. Questo è fantastico. Sono sicuro che anche avere un ambiente di lavoro favorevole abbia fatto un'enorme differenza. Di sicuro. Sono stati tutti così pazienti e incoraggianti. Fa davvero molto quando impari una nuova lingua da adulto. Senza dubbio. Beh, complimenti a te per aver preso Steve sotto la tua ala protettrice in quel modo. È fantastico che abbia qualcuno come te ad aiutarlo a superare la transizione. Oh, grazie John. Sono felice di poter pagare in anticipo. Capisci? Le barriere linguistiche possono essere così isolanti, quindi sono felice di fare tutto il possibile per aiutare. È davvero ammirevole. Steve è fortunato ad averti dalla sua parte. Fammi sapere se posso fare qualcosa anche per aiutarti. Lo apprezzo, John. Ti terrò sicuramente aggiornato. Nel frattempo, magari puoi venire a pranzo con noi un giorno e conoscere meglio Steve. Sembra un piano. Mi piacerebbe conoscerlo e magari imparare io stesso qualche consiglio linguistico. Lezione 7. Creare connessioni significative. Ehi, volevo chiederti, com'è andato l'evento di networking a cui sei andato l'altra sera? Ho sentito che c'è stata una grande affluenza. Ehi, John!
In realtà è stata davvero un'ottima esperienza. Ho finito per creare nuove fantastiche connessioni. Bello, bello. Che tipo di persone hai avuto modo di conoscere? Nuovi contatti interessanti? Sicuramente. Ho chiacchierato con questo fantastico fondatore di startup che sta facendo un lavoro innovativo nel fintech. Oh wow, fintech è? Questo è un settore in voga in questi giorni. Di cosa avete parlato voi due? Ci siamo scambiati storie sulle sfide legate alla creazione di un'impresa da zero. È stato super perspicace. Scommetto fare rete può essere difficile, ma sembra che tu ti metta davvero in gioco. All'inizio è stato snervante, non mentirò, ma erano tutti così amichevoli e di mentalità aperta. Questo è fantastico. A volte devi solo superare quel disagio iniziale, giusto? Totalmente. Ho capito che la chiave è essere se stessi ed essere sinceramente interessati all'altra persona. Di sicuro. A nessuno piace sentirsi venduto o intervistato, eh? Esattamente. Ho cercato di mantenere la conversazione leggera e informale. Capisci? Basta conoscerli come persone. Mossa intelligente. Hai finito per scambiare informazioni di contatto con una delle nuove persone che hai incontrato? Assolutamente. Alcuni di loro, incluso quel fondatore del fintech. Abbiamo intenzione di andare a prendere un caffè presto. Bello, bello. Gettare le basi per potenziali collaborazioni future, eh? Sicuramente. Anche se non ne deriva nulla di formale, è sempre bene espandere la rete. Senza dubbio. Non si sa mai dove potrebbero portare questi collegamenti in futuro. Esattamente. Ed è fantastico incontrare nuove persone e conoscere le loro esperienze. Sai? Di sicuro. Il networking può aprire gli occhi su tutti i tipi di prospettive diverse. Totalmente. Sono davvero contenta di essermi spinto ad andare. È stata un'esperienza così preziosa. Beh, ehi, buon per te. Sembra che tu ne abbia davvero tratto il massimo. Grazie John. Sono entusiasta di vedere quali altre opportunità potrebbero derivare da queste nuove connessioni. Sono sicuro che lo faranno in molti. Hai un vero talento per queste cose di networking. Oh, sei troppo gentile. Ma apprezzo l'incoraggiamento. Fatemi sapere se volete partecipare a uno di questi eventi. Sicuramente, sarei d'accordo. Anche per me potrebbe essere una buona occasione per uscire dalla mia zona di comfort. Assolutamente. Sarei felice di presentarti. Chissà, potresti creare delle connessioni preziose per conto tuo. Sembra un piano. Dovrò occuparmene presto. Nel frattempo, continua a distruggerlo là fuori. Lezione 8. Affrontare nuove sfide. Mattina. Ho sentito che stai intraprendendo un nuovo grande progetto al lavoro. Come sta andando finora? Ehi, John. Eh sì, è stato un po' travolgente, ad essere onesti. La portata di questa cosa non è uno scherzo. Accidenti, sembra impegnativo. Che tipo di sfide stai affrontando?
Beh, per cominciare, la tempistica è molto stretta. Dobbiamo fare tutto in pochi mesi. Wow, è intenso. Capisco perché ti sentiresti un po' sopraffatto. Totalmente. E come se non bastasse, è un'area completamente nuova per il nostro team. Man mano che procediamo, impariamo molto. Ah, capisco, territorio inesplorato. Ciò aggiunge sicuramente un ulteriore livello di complessità. Sicuramente. Stiamo quasi volando vicino al sedile dei nostri pantaloni. Capisci? Ti sento. Beh, posso fare qualcosa per alleggerire un po' il carico? In realtà sì. Saresti in grado di dare una mano con la parte dedicata alle ricerche di mercato? Assolutamente, ne sarei felice. Fammi sapere che tipo di informazioni stai cercando. Sarebbe fantastico. Grazie. Ti spiegherò i dettagli. Qualsiasi cosa per contribuire a portare avanti questo progetto. Di sicuro, nessun problema. So che avete molto da fare in questo momento. Sì, è stato un po' complicato, ma siamo determinati a farlo funzionare. Non ne dubito. Hai un'ottima squadra, sono sicuro che lo scoprirai. Lo spero. Stiamo facendo del nostro meglio per rimanere positivi e concentrati. Questo è il modo per farlo. Fai un passo alla volta, hai capito? Apprezzo l'incoraggiamento. John, aiuta davvero quando le cose si fanno frenetiche. In qualsiasi momento. Fammi sapere in che altro modo posso intervenire, ok? Lo farò, grazie ancora. Ti terrò aggiornato sull'avanzamento del progetto. Suona bene e non vedo l'ora di vedere il risultato finale, sarà fantastico. Lo spero davvero. Va bene. È meglio che mi rimetta al lavoro. Ci sentiamo presto, John. Suona bene, ci vediamo dopo. Buona fortuna per tutto. Lezione 9. Una collaborazione promettente. Ehi Anna, volevo farti passare un'idea. Hai un minuto? Certo, John, che succede? Quindi stavo pensando, sai come abbiamo parlato di espanderci in quel nuovo mercato? Sì, sto ascoltando. Beh, potrei essermi imbattuto in un potenziale partner che potrebbe aiutarci a trovare un punto d'appoggio. Oh, davvero? Sembra promettente. Mi dica di più. Beh, stavo facendo rete l'altro giorno e ho incontrato questo ragazzo che gestisce una piccola ma potente agenzia in quella regione. Interessante. In che tipo di lavoro sono specializzati? Principalmente marketing digitale e creazione di contenuti. Ma il bello è che hanno connessioni locali eccezionali. HMM. Questo potrebbe sicuramente darci un vantaggio. Come pensi che sarebbe la logistica? Stavo pensando che potremmo organizzare un incontro, conoscerli un po', vedere se c'è il potenziale per una collaborazione. Sembra abbastanza facile. Penso che dovremmo assolutamente farlo. Esattamente i miei pensieri. Ti contatterò per vedere se riusciamo a mettere qualcosa sul calendario.
Fantastico. Tienimi aggiornato. Sono entusiasta di esplorare questa potenziale partnership. Hai capito. Ho un buon presentimento a riguardo. Anch'io. È sempre bello quando si presentano opportunità come questa. Assolutamente. Va bene, ti farò sapere non appena avrò notizie da loro. Suona bene e non vedo l'ora. Grazie per averlo portato alla mia attenzione. Non è affatto un problema. Felice di contribuire come posso. Lo apprezzo. Questo è esattamente il tipo di cosa di cui abbiamo bisogno per mantenere il nostro slancio. Sicuramente. Va bene, vado a dare il via a questa faccenda. Ci vediamo dopo. Fantastico. Ci sentiamo presto. Buona fortuna con la divulgazione. Lo farò, grazie. Ci vediamo. Lezione 10. Razionalizzazione del governo. Mattina. Hai un minuto per farti rimbalzare un'idea? Assolutamente. John, cos'hai in mente? Beh, sai che stiamo parlando di problemi con la burocrazia e gli eccessi governativi? Sì, è sicuramente un problema frustrante. Esattamente. Quindi stavo pensando, e se potessimo proporre alcune soluzioni per semplificare le cose? È un'idea interessante. A che tipo di soluzioni stavi pensando? Beh, per come la vedo io, la chiave è avere un governo più piccolo e che viva entro i suoi mezzi. HMM. Ha senso. E come sarebbe in pratica? Penso a cose come ridurre le agenzie licenziate, tagliare le spese non necessarie e potenziare il controllo locale. Ok, vedo la logica. Un approccio più efficiente e decentralizzato. Precisamente. E il vantaggio aggiuntivo è che potrebbe effettivamente consentire al governo di fare di più con meno. Questo è un punto di vista convincente. Mi piace l'idea che hai. Giusto? Potremmo persino collegarlo alla crescita economica e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Sicuramente. Un governo più piccolo e più disciplinato potrebbe liberare risorse per altre priorità. Esattamente. Allora cosa ne pensi? Vale la pena esplorare ulteriormente? Assolutamente. Penso che questo sia un concetto davvero solido. Dovremmo assolutamente approfondire i dettagli. Fantastico, speravo lo dicessi. Inizierò a mettere insieme alcune ricerche. Fantastico, non vedo l'ora di immergermi. Potrebbe essere una linea di indagine davvero produttiva. Anch'io. Va bene, vi terrò informati man mano che faccio progressi. Suona bene, non vedo l'ora di discuterne ancora. Allo stesso modo. Va bene, ci vediamo dopo. Lezione 11. Affrontare le sfide sociali. Ehi Anna, posso avere la tua opinione su qualcosa? Certo. John, che succede? Beh, ho pensato molto allo stato della nostra società ultimamente.
Oh, in che modo? Sembra che siamo diventati così tristi e disperati, sai? Con tutta la disoccupazione e tutto il resto. Sì, so cosa intendi. È davvero scoraggiante. Esattamente. E sento che ha alimentato questo tipo di disprezzo, questo cinismo, tra molte persone. Lo vedo. È come se la disperazione avesse preso il sopravvento. Totalmente. Quindi mi chiedevo, cosa possiamo fare al riguardo? Questa è un'ottima domanda. È una questione complessa, di sicuro. Giusto? Insomma, non c'è una soluzione facile, ma dobbiamo provare qualcosa. Assolutamente. Forse iniziamo identificando le cause principali. Buon punto. Penso che la disoccupazione debba esserne una parte importante. Sicuramente. Se le persone non riescono a trovare lavoro e a provvedere a se stesse, ciò genera molta frustrazione. Esattamente. E immagino che quel senso di disperazione porti anche a maggiori divisioni sociali. Assolutamente. Quando i tempi sono duri, le persone tendono a rivoltarsi l'una contro l'altra. Uffa, è solo questo circolo vizioso, vero? Disoccupazione, risentimento, altri problemi. Sicuramente. Ma forse questo significa che dobbiamo attaccarlo da più angolazioni. Tipo cosa? A che tipo di soluzioni stai pensando? Bene, programmi per la creazione di posti di lavoro, formazione professionale, forse anche rivalutazione della nostra rete di sicurezza sociale. Queste sono alcune idee interessanti. Devo essere creativo, questo è sicuro. Assolutamente. Non possiamo semplicemente accettare lo status quo. Dobbiamo essere disposti a provare cose nuove. Mi piace il tuo modo di pensare. Questo è il tipo di discussione produttiva di cui abbiamo bisogno di più. Lezione 12. Discutere del tempo. Mattina. Hai notato che ha smesso di piovere? Ehi John, sì, l'ho fatto. Lì pioveva a dirotto per un po'. Me ne parli. Le mie scarpe sono un po' troppo bagnate a causa di tutto questo. Oh, non va bene. Però sembra che la tempesta sia passata. Sicuramente. I cieli si sono schiariti bene. È una bella giornata là fuori adesso. Sai, in realtà ho notato che la pioggia ha smesso di piovere qualche tempo fa. Il terreno sta già iniziando a prosciugarsi. Oh, davvero? Devo essere stato un po' preoccupato per non accorgermene. Non preoccuparti, succede. È facile farsi prendere dalle cose, specialmente con questo tempo. Non è questa la verità. Sono contenta che l'acquazzone non sia durato troppo a lungo. Lo stesso qui. Una breve doccia è una cosa, ma un temporale in piena regola è un'altra. Assolutamente. Avevo paura che ci aspettasse una vera follia per un minuto. Sì, anch'io. Ma Madre Natura ha avuto pietà di noi, a quanto pare. Ah, sì davvero. Accetteremo la tregua finché possiamo ottenerla.
Hai capito bene. Non si sa mai quando potrebbe arrivare la prossima tempesta. Non è questa la verità. Devo godermi il bel tempo finché dura. Concordato. Ehi, vuoi fare una passeggiata ora che la pioggia si è diradata? Sembra perfetto. Fatti strada, amico mio. Hai capito. Sfruttiamo al massimo questo bellissimo pomeriggio. Lezione 13. Sport in Canada. Dimmi, sapevi che il Canada ha un sistema sportivo piuttosto complesso? Affascinante. John, non ne ero a conoscenza. Mi dica di più. Beh, dai tempi di Hanlon, il Canada ha sviluppato una fitta rete di organizzazioni sportive dilettantistiche e campionati professionistici. Wow, è davvero interessante. Sapevo che erano appassionati di hockey, ma non mi rendevo conto della portata della loro infrastruttura sportiva. Assolutamente. Hanno di tutto, dai programmi comunitari di base alle squadre nazionali d'élite in un'ampia varietà di discipline. È impressionante. Immagino che ci voglia molto coordinamento per gestire tutti questi diversi livelli e organizzazioni. Su questo hai ragione. È una macchina ben oliata, ma sono sicuro che non sia un'impresa facile far funzionare tutto senza intoppi. Posso immaginarlo. Lo sport sembra essere una parte importante dell'identità canadese. È accurato? Sicuramente. Sono molto orgogliosi dei loro risultati atletici, sia a livello amatoriale che professionale. Davvero figo. Mi piacerebbe saperne di più su alcuni dei campionati e delle organizzazioni sportive specifici che hanno lassù. Beh, la NHL è probabilmente la più conosciuta, ma anche il CFL per il football canadese, l'NLL per il lacrosse e un sacco di campionati regionali e provinciali. Affascinante. Non sapevo che il lacrosse fosse così importante in Canada. È davvero bello. Oh sì, è praticamente un passatempo nazionale. La storia e la tradizione del lacrosse in Canada sono piuttosto notevoli. Dovrò approfondire la questione. È sempre interessante scoprire nuovi sport e culture sportive. Assolutamente. Il panorama sportivo canadese merita sicuramente di essere esplorato. Lì c'è molta storia e passione affascinanti. Non vedo l'ora di immergermi. Grazie per l'introduzione, John. Questo è stato davvero istruttivo. È un piacere. Sono sempre felice di condividere le mie conoscenze su sport e cultura. Goditi la tua ricerca. Lezione 14. Reclutare i migliori talenti. Mattina. Hai pensato molto a come le aziende attraggono i migliori talenti di questi tempi? Sai, ero curioso di saperlo, John. Da quello che ho visto, i social media sembrano avere un ruolo importante. Assolutamente. Il panorama digitale ha davvero trasformato il gioco del reclutamento. Gli annunci mirati e le campagne social sono enormi. Questo ha senso. Immagino sia un modo efficace per raggiungere un ampio bacino di candidati qualificati. Sicuramente. E i dati e le analisi alla base consentono alle aziende di concentrare al massimo primo propri sforzi.
Interessante. Così possono davvero affinare i dati demografici e le competenze giuste. Esattamente. È ben diverso dai vecchi tempi in cui si pubblicavano solo annunci di lavoro sui giornali. Capisco come ciò darebbe alle aziende un grande vantaggio nel trovare le persone migliori. Totalmente. E non si tratta solo di pubblicità, anche una forte presenza sui social media per il marchio stesso è fondamentale. Questo è un buon punto. Mostrare la cultura e i valori aziendali può essere una vera attrazione per i migliori talenti. Assolutamente. I candidati di questi tempi vogliono vedere questo allineamento con i propri principi e obiettivi. Ha senso. Non si tratta solo della descrizione del lavoro, ma dell'intero pacchetto offerto dal datore di lavoro. Hai capito? È un approccio olistico e su più fronti per distinguerti davvero e attirare talenti di prima categoria. Cose affascinanti. Immagino che la competizione per i migliori candidati debba essere feroce. Ci puoi scommettere. Le aziende devono rimanere all'avanguardia nelle tattiche di reclutamento per ottenere quel vantaggio competitivo. Capisco perché. La posta in gioco è così alta quando si tratta di costruire una squadra di livello mondiale. Assolutamente. Il talento giusto può fare la differenza nel far crescere un'azienda. Sono davvero felice che ne abbiamo parlato. John, mi ha aperto gli occhi su quanto sia diventato dinamico il panorama delle assunzioni. Felice di condividere. È un campo affascinante e in continua evoluzione. Molto da tenere d'occhio. Lezione 15. Angeles Voice a Cardiff. Ehi, hai sentito parlare di quel cantante che ha registrato un intero album in soli 5 giorni a Cardiff? Vuoi dire quello con la voce angelica? Sono incuriosito. Dimmi di più. A quanto pare, ha prenotato un periodo in studio in Galles e ha cantato a squarciagola tutte le canzoni nel giro di pochi giorni. Wow, è pazzesco. Non riesco nemmeno a immaginare di avere quel tipo di abilità vocale e resistenza. Lo so, giusto? Devono essere state delle sessioni di registrazione intense e ininterrotte. Assolutamente. La concentrazione e la disciplina necessarie per riuscirci sono semplicemente strabilianti. Totalmente. E pensare che ha fatto tutto il resto a Cardiff, nel Galles. Questo è ciò che lo rende ancora più straordinario. Non è il tipico centro musicale, sai? Esattamente. Ma immagino che volesse allontanarsi dal rumore e dalle distrazioni per immergersi completamente. Mossa intelligente. A volte è necessario sfuggire al caos per dare libero sfogo alla creatività. Sicuramente. E il risultato finale deve essere stato qualcosa di speciale, vista la rapida inversione di tendenza. Posso solo immaginarlo. Un album completo di canzoni, tutte registrate in così poco tempo. Sì, sono davvero curioso di sentirlo. Scommetto che l'emozione e l'energia allo stato puro si riversano. Dovrò cercarlo. Sembra il tipo di album che potrebbe diventare subito un classico. Senza dubbio. Catturare quel tipo di fulmine in una bottiglia è davvero un'impresa rara. Assolutamente. Complimenti a lei per averlo fatto proprio a Cardiff.
È dannatamente figo. L'hai detto tu. Sicuramente pone il Galles sulla mappa come principale destinazione per le registrazioni. Ah, non scherzo. Forse dovremmo prenotare un viaggio lì e vedere se riusciamo a canalizzare le nostre superstar vocali interiori. Ci sto. Potrebbe essere l'inizio delle nostre grandi carriere musicali. O almeno una piccola avventura divertente. Lezione 16. Controllo della sicurezza. Dimmi, hai notato quanto poco le persone sembrino preoccuparsi della sicurezza dei prodotti in questi giorni? Sai, questo è davvero un buon punto. Sembra che i problemi di sicurezza spesso passino in secondo piano, anche con acquisti importanti. Esattamente. Tutti sono così concentrati sui profitti e sull'ottenere l'offerta più economica che raramente esaminano attentamente i dettagli. Assolutamente. È quasi come se la sicurezza fosse passata in secondo piano nella nostra società iperconsumistica. Non potrei essere più d'accordo. Le persone sono così ansiose di procurarsi l'ultimo gadget o aggeggio che non si preoccupano di vedere se è effettivamente sicuro. MHM. E questo è particolarmente vero oggi, quando tutti cercano di risparmiare velocemente. Sì, la convenienza e l'accessibilità spesso prevalgono su qualsiasi esame reale dei potenziali rischi. È un peccato, davvero. Dovremmo essere più diligenti nel ritenere le aziende responsabili della sicurezza dei prodotti. Totalmente. Ma sembra che la maggior parte dei consumatori non abbia il tempo o l'energia per approfondire questi dettagli. Questo è il problema. È diventato un circolo vizioso in cui si dà priorità a velocità e costi rispetto a una valutazione approfondita. Perfetto. E le aziende lo sanno, quindi possono cavarsela con scorciatoie in materia di sicurezza. Uffa, è così frustrante. Dovremmo chiedere standard più elevati, non premiare pratiche losche. Non potrei essere più d'accordo. Ma prova a convincere l'acquirente medio quando sta solo cercando di ottenere l'offerta migliore. Lo so, è una battaglia in salita. Ma qualcuno deve iniziare a tenere i piedi per la sicurezza di queste aziende. Sicuramente. Abbiamo bisogno di un importante cambiamento culturale nel modo in cui affrontiamo gli acquisti e le priorità dei consumatori. Assolutamente. Ci vorrà uno sforzo concertato per far sì che le persone pensino davvero in modo critico alla sicurezza prima di tutto. Di sicuro. Ma ehi, forse possiamo iniziare con l'essere più vigili anche noi, capisci? Dai l'esempio. Mi piace l'idea. Piccoli passi nella giusta direzione possono fare molto. Conta su di me. Fantastico. Ecco come siamo i consumatori attenti alla sicurezza che vorremmo che tutti fossero. Lezione 17. Delizie indulgenti. Assolutamente, non ho potuto resistere ai secondi. Cosa ne pensi della musica di quella festa? La musica era fantastica. Ho passato tutta la notte a divertirmi sulla pista da ballo. Ti è piaciuto il cibo tanto quanto me? Oh, l'ho fatto sicuramente. Quel dolce era incredibile. Non ho potuto fare a meno di averne una porzione extra. Lo so, giusto? Era così ricco e decadente. Volevo solo continuare a tornarci per averne ancora. Colpevole come accusato.
Forse ho esagerato un po', ma è stato così difficile smettere. Ehi, nessun giudizio qui. A volte basta lasciarsi andare e non preoccuparsi delle conseguenze. Esattamente. La vita è troppo breve per essere sempre così severi e disciplinati, sai? Assolutamente. Lavoriamo sodo, dovremmo essere in grado di lasciarci andare e coccolarci ogni tanto. Non potrei essere più d'accordo. Quei piccoli momenti di pura e impenitente indulgenza sono i migliori. MMHMM. Lo sono davvero. Il cibo, la musica, la compagnia. Tutto si è combinato alla perfezione. Lo ha fatto davvero. Non vedo l'ora che arrivi la prossima occasione per lasciarmi andare così. Lo stesso qui. Dovremmo assolutamente tenere d'occhio altri eventi come quello. Sicuramente. Presto sono pronto a scatenare di nuovo il mio animaletto da festa. Ah, mi assicurerò di portare le mie scarpe da ballo la prossima volta. Nessun trattenersi. Lo sai. Ci divertiremo tantissimo, calorie e conseguenze al diavolo. Amen a questo. Alle volte basta gettare al vento la prudenza e divertirsi un po'. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. La vita è breve, mangia la torta, balla tutta la notte, vivi un po'. Lezione 18. La vita al nord. Il Nunavut è nel nord, quindi la vita è molto diversa lì. Cosa sai delle persone che vivono in quella regione? Da quello che ho sentito, le persone del Nunavut hanno uno stile di vita affascinante e unico. Sono così legati alla terra e alla cultura tradizionale Inuit. Assolutamente. Il duro ambiente artico influenza davvero tutto ciò che riguarda la loro vita quotidiana e le loro tradizioni. Esattamente. Cose come la caccia, la pesca e l'affidamento sulle risorse naturali sono essenziali per la sopravvivenza lassù. Sicuramente. E le comunità sono così unite e si sostengono a vicenda, vero? Sicuramente. Sembra che un vero senso di comunità e interdipendenza sia fondamentale in quelle remote città del nord. Sì, non hai le stesse comodità e servizi che diamo per scontati qua giù. Assolutamente. Qualcosa di semplice come fare la spesa o accedere all'assistenza sanitaria deve essere una sfida completamente diversa. Esattamente. Ma le persone sembrano avere una tale resilienza e ingenuità per adattarsi a quelle condizioni. Sicuramente. Le loro conoscenze e abilità tradizionali sono davvero impressionanti, come andare in slitta trainata da cani e costruire igloo. Assolutamente. È uno stile di vita così diverso dal trambusto qua giù al sud. Sicuramente. Mi piacerebbe visitarlo un giorno e immergermi in quella cultura nordica unica. Anch'io. Sarebbe affascinante vedere come vivono e prosperano in un ambiente così duro e remoto. Sicuramente. C'è così tanto da imparare dal loro legame con la terra e gli stili di vita tradizionali. Assolutamente. È una vera testimonianza dello spirito umano e della nostra capacità di adattarci a ciò che ci circonda.